Salve a tutti, sono Gianluca Landi e oggi vi parlo di una cosa direi straordinaria, il Bet Passive Delay. Betfair ha introdotto una novità per quanto riguarda il delay nelle partite live. È andato nell'anno scorso per il tennis, per gli sport minori e quest'anno è andato sul calcio. Non tutte le partite hanno questa funzionalità, va a rotazione, ma vi sareste resi conto sicuramente che in alcune partite del calcio, per esempio, voi cliccate e non avete delay. Questo succede in una particolare situazione. Quando voi volete entrare immediatamente alla quota disponibile sul mercato, allora ci sono i 5 secondi di ritardo. Se invece vi posizionate lontani dalla quota attuale, quindi siamo a 1,42, se voi cliccate in puntata c'è una bancata 1,42 e venite eseguiti subito, se vi mettete a 1,44, 1,46, 1,48 invece non c'è secondi di ritardo. Betfair ha fatto questi test e ha notato che c'è stato un incremento del più del 14% dei volumi abbinati. Andiamo subito a vedere con un video come funziona sull'exchange, è un video che ho registrato e poi vi faccio vedere delle slide che vi spiego esattamente il funzionamento, quindi statemi a sentire perché è una opzione straordinaria per tutti, per chi fa scalpi, per chi fa strategie, per chi fa corrette score e bisogna capire bene come funziona e vi spiegherò il perché è stata introdotto. Andiamo subito a vedere il video operativo. Ok, vedete qui sopra c'è il book della partita di Cremonese e Fiorentina, avevo fatto la registrazione, vedete che quando vado a cliccare qui sopra su 2,36 ci sono i 5 secondi di ritardo, vedete? Clicco a 2,34, siccome è la prima disponibile, voglio entrare sul mercato, passano i 5 secondi, vedete? Ora ho rimesso il net, rimetto a 2,33 e vedete il conteggio dei 5 secondi, quindi sino a qua niente di nuovo. Se io invece adesso cancello questi ordini, cosa faccio? Mi metto un pochettino distante, vedete sotto? L'ordine è istantaneo, perché? Perché sono lontano dalla quota attuale e quindi diciamo non do problemi a chi ha informazioni prima degli altri, quindi che per esempio allo stadio ho dei Fed più veloci, se io mi metto distante, mi metto in puntata sopra o mi metto in puntata sotto, non ho un vantaggio competitivo. Avete visto qui sopra 2,16, 2,30 istantaneamente, avete visto? Perché? Perché non vado a spazzare il mercato subito con la quota che c'è a disposizione e quindi non ha un vantaggio informativo. Vedete invece sotto, se io clicco sotto a 2,34 passano i 5 secondi. Mi sono messo qua a 2,18, non passano. Avete visto? Quindi penso che abbiate capito come funziona. Ve l'ho fatto vedere dal punto di vista operativo sull'Ade. Questo funziona per il momento sul calcio, è in fase di test e quindi cosa succede? Non è su tutte le partite, per esempio settimana scorsa era su 2 o 3 partite di Serie A e altre invece erano i secondi normali, quindi va a rotazione perché Betfair cerca di capire se ci sono dei punti critici. Il calcio è arrivato dopo gli altri perché il calcio c'è i cartellini rossi, c'è i rigori e quindi è una situazione un po' particolare. Il tennis e gli altri sport è invece già dall'anno scorso che c'è. Quindi andiamo a spiegare subito come funziona con l'ausilio di queste slide che ho fatto. Quindi il passive bet delay è quando gli ordini sono passivi, quindi sono distanti dalla quota e nessuno che è allo stadio un Fed veloce ha un vantaggio competitivo, gli ordini hanno 0 secondi. Quindi il sistema, voi inserite la scommessa, il sistema identifica che la quota è distante da quella attuale per essere abbinati subito e quindi mette 0 secondi di delay. Se invece volete cliccare per entrare subito al mercato, ci sono i secondi di ritardo che ovviamente dipendono dal mercato, quindi 3, 5 o 12 secondi. Quindi su quelle quote lì il delay rimane lo stesso, se invece è distante è un'altra cosa. Io che ho fatto scalpi vi posso dire che è veramente vantaggioso perché posso cliccare velocemente, mettere molto più ordini, fare delle cose particolari sul book e aumenta la vostra operatività. Bisogna stare anche attenti perché a volte cosa succede? Voi siete sul book, incominciate a cliccare e il mercato viene portato giù molto più velocemente proprio per questi ordini che vanno a prendere il mercato a cascata. Quindi bisogna stare un attimino attenti, però vi dico che è tanta roba.
Andiamo a spiegarvi meglio. Quindi il ritardo è obbligatorio quando voi volete entrare subito a mercato, ok? Perché protegge quelli che hanno il Fed lento o quelli che sono a casa e vedono la televisione, per esempio con DAZN. Il delay c'è ed esiste perché è una forma di tutela per tutti. Non è una cosa che hanno messo così a caso, anch'io all'inizio lo pensavo. È una forma di tutela. Senza delay sarebbe impossibile operare, i bot automatici toglierebbero la liquidità. Perché? Perché chi ha lo stadio al Fed veloce porterebbe via tutti e sarebbe un bancomat. Il delay è uguale, prima era uguale per tutti. Adesso rispetto sul calcio sono in fase di test. Alcune partite ce l'hanno e altre non ce l'hanno. Sia sull'IT e sul com è nello stesso identico modo. Quindi se voi andate a puntare alla quota corrente ci sono i 5 secondi. Se il back ha quota fuori mercato 5 secondi, lei ha la quota corrente, ci sono sempre i 5 secondi. Se invece l'ordine è fuori mercato, 0 secondi, sia che siate in back che in lay. Quindi è una logica nuova, non aveva senso prima che se il mercato è 1,42 io mi voglio mettere a 5, far passare i 5 secondi di ritardo. Ma perché? Non ha senso, e quindi hanno trovato questa modalità che è spiegata molto bene nel mio articolo che vedete sotto nella descrizione. C'è l'articolo e spiego bene nel dettaglio come funziona. Quindi cosa succede? Voi cliccate l'ordine inviato al mercato sul live, sia che sia back o sia lei, può abbinarsi subito. Se si può abbinare subito, sì, l'ordine è un ordine attivo e c'è il delay standard che dipende dallo sport e dal calcio, che può andare dai 3 ai 12 secondi. Se invece è un ordine passivo, il delay è 0, quindi viene registrato istantaneamente sul book e quindi non c'è attesa. Qui sopra vi ho fatto vedere una specie di ladder com'è col discorso dello spread che trovate bene nell'articolo, e quindi se cliccate subito alla quota disponibile c'è il secondi di ritardo, se siete distanti invece no. Quali sono i vantaggi? Scalping più veloce, quindi voi potete cliccare, se vi potete inserire sul book sopra e sotto è istantaneo, quindi uno scalping più veloce e fate molta più operatività, siete molto più sicuri rispetto a prima, il Dutching è più efficiente perché se voi volete mettere più ordine all'interno del Dutching non dovete aspettare i 5 secondi, cliccate e vengono subito messi, quindi è molto più veloce e non perdete tempo, e i bot sono molto più efficienti perché si possono posizionare sul book distante dalla prima quota in maniera molto veloce ed aggiornano le quote molto più velocemente, quindi c'è un'efficienza generale maggiore del sistema, l'abbinamento aumenta, gli abbinati aumentano, infatti hanno registrato un 14-15% di volumi abbinati maggiore, perché stanno facendo, ripeto, tutti questi test negli altri sport sono già stati fatti, nel calcio stanno testando in vari mercati, quindi vi ripeto, in alcune partite lo trovate, la settimana scorsa in Serie A 3, 4, 5 partite, forse la metà aveva questa funzionalità e le altre no, e poi Betfair la estenderà a tutti i mercati se tutto funziona come deve, ma io l'ho provato, vi dico di sì, non c'è un vantaggio nella maniera più assoluta se vedete che c'è il gol a cliccare, perché alla prima quota ci sono i 5 secondi. Quindi da ricordare che fuori dallo spread, quindi non alla quota corrente, ci sono i 0 secondi, se invece siamo alla quota corrente ci sono i 3-5 secondi di delay. Quindi il mercato ha la stessa efficienza e protezione di prima, quindi ordini passivi hanno 0 secondi, ordini attivi 3-5 secondi, gli sport coperti sono in tanti e adesso sta arrivando il calcio, è una grande novità di Betfair, mi auguro che anche gli altri exchange adottino questa procedura che secondo me in questo momento è la migliore che ci possa essere. Quindi mi auguro che abbiate capito come funziona
questa funzionalità. Io quando l'ho vista subito sono rimasto un pochettino lì, poi ovviamente mi sono messo a capire meglio il perché hanno fatto questo, mi sono ovviamente documentato con la documentazione ufficiale di Betfair. Infatti trovate sull'articolo proprio del mio sito bettingexchange.net proprio anche come funzionano le API e come Betfair ha nominato quella particolare tipologia di scommessa. Infatti avete proprio la modalità anche per capire se quel mercato ha questa funzionalità, e c'è proprio come le API fanno questa tipologia di richiesta. Per chi invece è un utente normale e vuole subito rendersi conto se c'è questa funzionalità, cosa fate? Quando siete sul mercato in live sul calcio, provate a mettere un ordine distante dal valore, siamo a 1,50, mettete a 2, 2,10, cliccate, se arriva istantaneo, allora in questo caso abbiamo il passive bet delay attivo sul mercato. Se invece passano i 5 secondi vuol dire che quel mercato non è ancora così, siamo in fase di test, dovete aspettare perché a breve arriverà su tutti i mercati del calcio, così com'è in diversi altri mercati di Betfair che è già attivo su tutti. Quindi mi auguro che abbiate capito questa nuova funzionalità. Vi dico che è tanta roba perché la sto utilizzando e mi trovo alla grande, i volumi aumentano notevolmente e quindi ringraziamo Betfair per questa novità. Ciao a tutti da Gianluca Landi.